perché il vostro meglio, ricordiamo, è anche il meglio del paese. Assolutamente. Allora vogliamo invece raccontare una storia felice, quella di Dario Scalella, imprenditore, la buona faccia, no? Anche di aziende che comunque iniziano e continuano ad andare avanti, sempre qui in Italia senza delocalizzare. Lui, a proposito di start-up, ha iniziato nel 2006 con un'azienda che produce elicotteri, giusto? Esatto. Adesso praticamente li vende in tutto il mondo e gli è stata anche offerta. Non esattamente, noi siamo, dopo 8 anni di investimento in questo settore, siamo nelle condizioni di avviare l'industrializzazione. Il nostro dovrebbe essere al momento l'unico elicottero biposto bimotore al mondo con un progetto di certificazione in testa. Biposto e bimotore, quindi molto sicuro anche. E noi puntiamo soprattutto su questo. Di qui a pochi anni ci si comincerà a muovere sulle cosiddette autostrade dei cieli. Utilizzeremo l'elicottero come la macchina, come le motociclette, e queste sono già disegnate, servono solo gli strumenti per poter viaggiare in questa maniera, e noi con un po' di anticipo siamo partiti in questa direzione, avendo la fortuna di essere italiani. Questa è una fortuna incredibile. E quindi la vostra azienda praticamente è soltanto il... La nostra azienda ha progettato il biposto, bimotore, quello che stiamo vedendo adesso. E in realtà sta cominciando, tenendo il brain in Italia, tenendo la produzione anche in Italia, a creare joint venture nel mondo in cui siamo minoritari, 48%, il partner straniero che fa l'industrializzazione con noi prende il 52%, e con questo modello ci pagano anche lo sviluppo di tutta la ricerca che facciamo. E in realtà abbiamo lanciato quella che abbiamo chiamato la sfida italiana, è tutto italiano, il design, il progetto, i motori, non esiste un'aeronautica migliore al mondo di questa. E non ci pensate neanche un po' a delocalizzare? Ma noi abbiamo creato i presupposti per poter rimanere in Italia. Ecco, la catena del valore, glielo dico subito, la catena del valore in Italia può essere affrontata, cioè il costo alto del lavoro, i costi indiretti, la burocrazia, tutte le cose di cui parliamo sempre, nella misura in cui ci si sposta su attività più redditive, con un markup più alto, altrimenti in Italia non si può stare. Tant'è vero che gli amici... C'è il valore aggiunto, diciamo. Il valore aggiunto, sapendo che partiamo da un territorio che nel mondo è appetito proprio per principio. In realtà c'è un sacco di finanza al mondo. Lei opera su Napoli, vero? Sì, è un altro grande vantaggio. Chiediamolo Cicero, docente di economia. Chiediamolo Cicero, che proprio in questo momento è a Napoli, se questa ricetta, diciamo, che ci ha appena spiegato il nostro imprenditore, è una ricetta, diciamo, esportabile in altri settori, in altre economie. Cicero? Massimo. Io ho visto questo elicottero nascere proprio perché è nato a Napoli e quando hanno cominciato a costruirlo è stato molto interessante capire che cosa stavano realizzando. Quello che dice Scalella è molto importante. Noi non dobbiamo produrre oggetti materialmente, noi dobbiamo produrre nuovi strumenti, nuove, diciamo, capacità di fare, come hanno fatto loro con questo mini elicottero che nessuno aveva mai pensato, diciamo, di realizzare, e poi vendere questo oggetto nuovo, questa innovazione su tutto quanto il mercato mondiale, facendo, come dice appunto Scalella, delle partecipazioni con quelli che in India, in Cina, in America avranno bisogno di costruire questi elicotteri. Noi quindi siamo quelli che produciamo la conoscenza, e questa conoscenza vale di più probabilmente che avvitare i bulloni. Avvitare i bulloni si farà da qualche altra parte, produrre conoscenza si può fare tranquillamente a Napoli. Beh, molto chiaro. Senta, Vice Ministro, lei rappresenta, è la parte esecutiva di un governo, quella legata allo sviluppo economico, un governo che vuole fare dell'innovazione, della sburocratizzazione, diciamo, un rinnovo del nostro paese, la sua bandiera, no? Quando Scalella parla della ricchezza del nostro territorio, della capacità italiana, ovviamente si riferisce anche alla capacità che dobbiamo rinnovare questo Paese, no? Anche partendo proprio dalla capacità del governo di incidere su un'amministrazione che spesso viene vista come un freno burocratico. Sì, certamente oggi in Consiglio dei Ministri andrà un provvedimento importante di modernizzazione della pubblica amministrazione. Ecco. Però vorrei un attimo tornare sull'iniziativa imprenditoriale del dottor Scalella, che secondo me è emblematica di almeno 2, se non più, cose importanti. La prima è il fattore umano come fattore chiave della ripresa economica. Il capitale sociale cosiddetto. La impresa del dottor Scalella ha dei ricercatori molto qualificati, giovanissimi. Noi abbiamo dei giovani ricercatori che sono tra i migliori in Europa e nel mondo, questo ce lo dicono tutte le imprese. L'abbiamo detto le tante imprese volte. che vengono in Italia spesso vengono principalmente per questo motivo. Il secondo aspetto molto importante è che
l'esperienza dell'impresa del dottor Scalella ci fa vedere come l'internazionalizzazione è un elemento di forza per il nostro Paese. Le imprese del nostro Paese non devono restare chiuse, devono essere capaci di operare su scala globale. Certo. E mantenendo in Italia la capacità di ricerca e sviluppo, la capacità di propulsione. È molto diverso internazionalizzare e delocalizzare. Internazionalizzare significa impresa italiana al centro di una rete di rapporti internazionali. Quella del dottor Scalella. Esatto. E quindi questo è, diciamo, se posso proprio dire una cosa, il Ministro ha colto perfettamente, perché certo. noi siamo in grado, con il sistema Paese dietro, di valorizzare tutti i nostri giovani e di poterli vendere come competenze nel mondo. Perfetto. Il mondo è interessatissimo all'Italia. Bene, grandi auguri alla vostra iniziativa sì, e al Ministero dello Sviluppo Economico, che ha tantissimi tavoli, come avete visto, di crisi. Auguri soprattutto a Piombino agli a operai. Piombino. E poi ricordatevi, voi che noi che stiamo per partire per il weekend, noi non partiamo perché continuiamo a lavorare, che domani è la festa del lavoro, ricordiamoci di festeggiarla pensandoci anche un pochettino. Lo faremo anche noi. Che il lavoro è veramente la ricchezza da cui partire per avere una vita, diciamo, equilibrata e sana. Grazie a tutti. Adesso Eleonora Daniele con Una mattina storie vere. Ci vediamo tra poco con il Verde.